Stiamo andando verso Dunkeld, cercando di fare una passeggiata nel foliage autunnale. Nel precedente episodio, Pete Lockley con il Kent Mare 400 pushato a 1600, con l'Ilford HP5, con il Kodak Gold nella Mu 2, la Black Spout Waterfall con il Phoenix in 120. breve riassunto che non potete saltare, perché non c'è la funzione salta intro. Siamo arrivate a Dunkeld e l'autobus ci ha lasciate proprio qui, davanti il parco di Bellatrix Lestrange. Ops, Beatrix Potter. Mentre ci incamminiamo per arrivare a quella che dovrebbe essere la migliore passeggiata della zona per ammirare il foliage autunnale, ci fermiamo per qualche foto in questo paesino delizioso e ci avviciniamo ad ammirare quella che interpretiamo essere una pigna gigante. Questo è il War Memorial Dunkeld, o Little Dunkeld, non è chiaro. Andiamo a vedere la vista dall'alto. Dove vai? Esci dall'inquadratura? Ho rimesso il cappello. Guarda quanto sei carina, dai. Sto morendo. E infine, dopo esserci perse e riperse, troviamo il sentiero che ci conduce all'Ermitage. La passeggiata è molto piacevole e prima di tutto ci imbattiamo in queste bellissime cascatelle, le Blacklin Falls. Non posso non scapicollarmi per fare qualche foto Ti sei persa la mia caduta in ogni caso. e ancora una volta ringrazio di aver caricato il Phoenix perché questi colori sono pazzeschi e, credeteci, non molto distanti dalla realtà. Ovviamente avevo ancora delle cartucce con il Kent Mare 400 pushato insieme al filtro rosso, come poteva mancare. Dopo aver fatto 14.000 foto in questo spot, ci accorgiamo che il viewpoint era in realtà un pochettino più giù. E qui Kami si diverte a fare qualche foto in 120 alla cascata. Ma la foto della giornata è senz'altro questa con il Phoenix, anche perché lo spot con questo ponte di pietra e il viewpoint particolarmente suggestivo ci ha particolarmente ispirato. C'è stata una proposta di matrimonio. Ma dove? Ma là, Di ritorno dall'immersione nel foliage autunnale, decidiamo di fermarci a visitare il paesino limitrofo. Forse siamo a casa di qualcuno, E quale modo migliore di tuffarsi nell'atmosfera del luogo se non quello di violare le proprietà altrui? E rendersi conto che anche in Scozia stendono i panni sul balcone, o meglio, in giardino. Per questa volta abbiamo resistito alla tentazione della classica foto ai panni stesi, ma, spoiler, non a lungo. Arrivate in piazza sviluppiamo poi uno strano feticismo per questa fontana e l'antica rappresentazione dei delfini, o almeno così dice Alex, e io mi fido. E in questa piazza, proprio qui dietro alla fontana, ho scattato questa foto con la Miu, la mia foto preferita della giornata, ad un altro tema ricorrente come i panni stesi a cui non riesco a resistere. Infatti, un annetto fa ho scattato questa foto con il Phoenix in un paesino vicino Roma. 2 foto fatte in paesi lontani, per chilometri e per cultura, ma che riportano entrambe ad un'idea universale di tranquillità, ad uno stile di vita più lento che cerchiamo di captare attraverso le nostre fotografie. Dopo che mi sono persa Ale nell'immensità del parco circostante la chiesa, giunge il momento di rientrare.
Ci sarebbero state molte altre cose da vedere, ma il treno del ritorno ci chiama. Un'ultima sorpresa però ci attende prima di lasciare questi paesini incantati. Dei simpaticissimi vecchietti ci chiamano dalla tranquillità del loro giardino per farci assaggiare il loro apple juice, che stavano preparando con questa centrifuga gigante e, con questa chicca, salutiamo Dunkeld, Birnam e il foliage autunnale. È il momento di dirigerci più a nord. Ovviamente non potevano mancare 2 foto alla stazione.